Il capitolo 131 dell'Attacco dei Giganti si apre con l'introduzione di due personaggi ancora mai visti, Halil e Ramzi. I due sono intenti a nascondere dei soldi che sono stati appunto rubati e accumulati per cercare di sfuggire da una situazione di povertà. E mentre i due stanno discutendo sull'eticità di questo gesto, vengono interrotti da una folla che corre verso la loro direzione. Questo li porterà a nascondere in fretta la loro furtiva. I due però non hanno nemmeno il tempo di chiedersi perché queste persone stiano scappando, che il terreno comincia a tremare e all'orizzonte cominciano a vedersi i giganti colossali che avanzano. E come nello scorso capitolo, il 130, anche qua abbiamo un lungo flashback che ci porta dentro la mente di Eren. Siamo ancora nel periodo nel quale Eren si trovava nel distretto di Liberio per progettare quello che sarebbe stato appunto il piano da compiere assieme a Zeke. In questo periodo Eren è consapevole di ciò che sarebbe successo nel futuro, perché ricordiamo, quando prima nel timeskip ha baciato la mano di Storia, ha potuto vedere tutto ciò che avrebbe fatto. E quindi vediamo Eren che passeggia per le strade di Liberio riflettendo su questa cosa, sul massacro che ci sarebbe stato e chiedendosi cosa ne avrebbe pensato sua madre. E arriva anche a chiedersi se quelli che debbano morire non siano in realtà gli Eldiani, in quanto numericamente sono decisamente inferiori rispetto al resto della popolazione al di fuori delle mura. Tuttavia questa è un'opzione che lui non può accettare. Questa parte è molto importante perché ci mostra come Eren sia consapevole della gravità di ciò che compierà in futuro. Infatti Eren si definisce da solo come un pezzo di merda più grande di Reiner, e quando salva un ragazzino che intanto era stato picchiato in dei vicoli di Liberio, scoppia disperatamente a piangere pensando al fatto che in futuro l'avrebbe ucciso. Qua abbiamo un cambio dello stile narrativo molto interessante, infatti abbiamo un alternarsi delle scene del presente con appunto i flashback dei ragionamenti di Eren. Isayama riesce a farci empatizzare per i personaggi che stanno al di fuori delle mura, che cercano in tutti i modi di scappare dai giganti, ma invano, infatti questi riescono addirittura a scalare le montagne. Intanto, grazie ai flashback di Eren, possiamo capire sempre meglio il suo pensiero. Scopriamo infatti che il nostro protagonista non sta compiendo questo sterminio soltanto per la salvezza degli Eldiani, ma anche perché non sopportò di scoprire il fatto che fuori dalle mura ci fossero altre persone, diversamente da quanto avevano capito leggendo i libri di Armin. Nelle tavole seguenti vediamo la cruda scena di Halil e Ramzi che vengono schiacciati dal piede di un gigante colossale, con una bellissima tavola dove vediamo Ymir sullo sfondo. Ho letto molte teorie sul perché Ymir si trovi in questa tavola, ma secondo me stiamo un po' esagerando, almeno personalmente non credo ci sia qualche motivo nascosto per il quale valga la pena indagare. L'analisi delle tavole che seguono da questo punto in poi è leggermente più complessa. Vediamo infatti l'Eren bambino che afferma come le persone che appunto siano state in grado di vedere il mondo fuori dalle mura fossero le più libere. Il tutto mentre osserva quello che sono quasi sicuro sia il mondo contemporaneo mentre sta venendo distrutto, infatti vediamo una sorta di fumo che probabilmente non sono nuvole ma il fumo dei giganti colossali che stanno avanzando. E questo crea un fortissimo contrasto fra quello che era il pensiero di Eren da bambino e quella che è la realtà dei fatti. Infatti adesso abbiamo Eren che è al di fuori delle mura, sta vedendo tutto, però ciò che c'è fuori dalle mura attualmente è un massacro. Nella vignetta subito dopo ci troviamo catapultati nel deserto che rappresenta la coordinata, dove abbiamo sempre Eren bambino e Armin adulto, al quale l'Eren bambino dice sorridendo di aver finalmente raggiunto la libertà. Su queste tavole c'è davvero tanto da speculare, soprattutto per quanto riguarda la presenza di Armin, che secondo me avrà molto probabilmente un ruolo fondamentale nel finale di questa serie, essendo tra l'altro anche il narratore della storia. Tuttavia per ora non c'è dato sapere di più, perché ritorniamo al vero Armin che si trova appunto sulla nave assieme a Annie, che lo interroga sul perché Armin si sia preso così tanto cura di lei mentre è rimasta pietrificata. Noi ovviamente sappiamo, così come lo sa anche Armin, che ciò è dovuto all'influenza dei sentimenti di Bertolt, che sono in parte stati trasmessi ad Armin quando quest'ultimo l'ha mangiato. Quest'ultima parte del capitolo è stata un po' criticata perché, a parte delle ultime riflessioni da parte di Armin sul mondo esterno, sembra un po' fine a se stessa. Per quanto io concordi sul fatto che forse sono state utilizzate un po' troppe tavole per questo intermezzo, ritengo che questa parte sia molto importante per evidenziare quanto appunto i sentimenti di un vecchio portatore possano essere trasmessi a quello nuovo, come è successo nel caso di Armin, ma come sta succedendo tantissimo nel caso di Eren. Il capitolo poi si conclude con una frase molto importante di Armin che ci lascia un grande spunto di riflessione. Infatti Armin dice che secondo lui nel mondo esterno
c'è ancora qualcosa di sconosciuto. Ecco, secondo me i fan della serie, più che concentrarsi sulla tavola dove appare Ymir, dovrebbero concentrarsi su questa frase. Anche perché, come ben sappiamo, Armin ha un intuito eccezionale, quindi sicuramente questa frase vuol dire qualcosa di concreto. Speriamo soltanto che Isayama riesca a sviluppare bene la storia in questi pochi capitoli che rimangono senza non dover correre con le ultime tavole. E niente, per ora ci tocca aspettare al capitolo di settembre. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, ci sono molti video che vi possono interessare, soprattutto se siete fan dell'Attacco dei Giganti. E mi raccomando, commentate dandomi le vostre impressioni su questo capitolo e date un'occhiata ai video che vi verranno proposti nell'end card.